Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siamo arrivati finalmente in una di quelle stagioni caratterizzate da tanta poesia, da tanto colore, perché pian piano tutta la natura si trasformerà e darà veramente tanto colore. Siamo nell'autunno, questa stagione bellissima. Ci sono due stagioni dell'anno che io preferisco in assoluto e sono la primavera e l'autunno. La primavera perché c'è questo risveglio della vegetazione, quindi fa capire che tutto sta ripartendo anche con i lavori in giardino e tutto il resto. L'autunno perché tutto pian piano si prepara ad andare a dormire, ma senza lasciarci comunque prima veramente un tocco di colore meraviglioso. Col tempo tutta la natura del nostro giardino comincerà a colorarsi con delle tonalità bronzate, ramate, molte piante assumeranno quel colore rossastro tipico invernale, sul giallo, arancio, insomma un'esplosione di colori, come se fosse un regalo proprio della natura, prima che il tutto si spenga poi, non completamente perché alcune piante continuano a vegetare in inverno, proprio per l'arrivo dell'inverno che caratterizzerà poi l'andata a dormire poi di tutto il nostro giardino e ci permetterà anche di interrompere un pochettino i lavori, di rendere tutto un pochettino più lento e fatto con calma. In questo video volevo portarvi a fare una passeggiata autunnale qui nel giardino per farvi vedere un po' di colori che ci sono, perché ci sono già ancora diverse fioriture, non tutte le piante si sono già preparate per andare a dormire, c'è ancora un po' di esplosione di colori. Volevo portarvi anche nel bosco perché volevo vedere se la fototrappola ha catturato qualche immagine che poi io porterò in un altro video magari, perché al momento la lascio fissata giù in una pianta perché volevo cercare di filmare il passaggio degli animali nella zona proprio al di sotto del mio giardino, dove tempo fa sono arrivati i lupi, magari riuscire a filmare anche questi lupi che girano qui comunque nelle zone circostanti al mio giardino. A quanto pare c'è una popolazione, una famiglia di lupi che sta girando e quindi sarebbe anche bello poterli filmare. Io ho piazzato la telecamera giù nel bosco. Prima di concludere questo video andremo a vedere se c'è qualche filmatino. Andrò a controllare la mia fototrappola, così vi racconterò anche due cose su come installare una fototrappola in giardino per catturare magari alcune immagini, alcuni video degli animali che girano intorno al nostro ambiente. Bene, dai, partiamo con questa passeggiatina, vi racconto un po' quello che ho fatto. Anche se non ho molto tempo ultimamente di fare dei lavori in giardino, comunque guardiamo un po' di cosettine che ho fatto, di modifiche e magari cominciare ad accennare anche a quelli che saranno poi i lavori dell'inverno che porteranno poi ad avere in primavera un giardino leggermente trasformato, perché alcune piante volevo toglierle, anche perché alcune non sono sopravvissute con tutte queste temperature strane di quest'anno e quindi comunque ne parliamo in questa passeggiata autunnale. Mi trovo davanti alla mia aiuola rotonda che quest'anno speravo di vedere completamente piena di fiori, delle zinnie. Non è stato proprio così. Quest'anno le piogge sono arrivate fino a giugno, veramente un clima abbastanza freddo, anche fino alla metà di giugno, fine giugno, e quindi veramente lo sviluppo delle piante è stato molto problematico. In più, come ho sempre raccontato negli ultimi video di Appuntamenti in Giardino, queste piogge hanno portato una marea di lumache. Io le zinnie le avevo seminate, le ho anche nei vasetti, ma sono sempre state danneggiate in qualche modo. Così ho comprato degli esemplari, li ho sistemati un po' qui nell'aiuola sperando di vedere dei fiori. E anche se questa aiuola si presenta non proprio bellissima, perché vedete che le piante sono anche alla fine del loro ciclo vegetativo, qualche fiore comunque l'ho ottenuto delle zinnie e mi piace molto questo colore che hanno anche i fiori di zinnie, perché sono dei colori pieni, che danno l'aspetto ai fiori come se fosse un qualcosa di carnoso. Adesso questa aiuola volevo rivoluzionarla un pochettino per quello che riguarda la struttura centrale, perché l'ho fatta di corsa l'autunno scorso, l'ho messa qui per far arrampicare un nasturzio che però, nonostante nella busta era scritto che cresceva anche fino a 2 metri, purtroppo è rimasto molto piccolo, infatti alla base ha fatto qualche fiorellino. Comunque quest'anno è andata così. Il prossimo anno farò una struttura diversa,
proprio per ridare un po' un aspetto un po' più bello a questa aiuola, che comunque è rimasta molto bella quando c'erano le fioriture degli iris, poi all'inizio della primavera di quest'anno, perché erano fioriti tutti, quindi in cerchio c'era veramente tantissimo colore. All'interno poi le zinne sono arrivate dopo con tutti i problemi del caso, e comunque dai, qualche fiorellino l'ho ottenuto, sono contento. In più adesso con la sfioritura di questi fiori delle zinne ci sarà l'opportunità di raccogliere i semi all'interno per poterla riseminare poi il prossimo anno. Una pianta che cresce anche abbastanza velocemente dai semi, e quindi si possono ottenere poi un mare di fiori. In questa parte di giardino, che è un po' la zona dove avevo creato un piccolo pezzetto di terra dove coltivare le fragole, ho fatto una modifica, ho eliminato tutte le fragole. Dopo 4 anni di coltivazione, 2 anni in un posto e 2 anni in un altro, queste fragole hanno cominciato poi a non produrre più tantissimo. È vero che quest'anno un po' di fragole c'erano da raccogliere, però ho notato che queste piante faticavano anche a produrre poi dei nuovi stoloni. Si sono ammalate, le foglie sono diventate veramente bruttissime, così ho deciso di rinnovarle. Le fragole dopo 3 anni, 4 anni di coltivazione bisognerebbe rinnovarle. Si può partire dalla produzione dei loro stoloni per continuare a moltiplicarle e poi magari sostituire con quelle nuove le piantine, magari quelle un po' più vecchie. Quest'anno di stoloni veramente non ne hanno fatti veramente pochissimi, si vedeva proprio che erano in uno stato un po' di fatica, proprio perché erano 4 anni che io le coltivavo, e quindi ho deciso di eliminarle. Ne è rimasta ancora qualcuna che magari sposterò per provare a ricoltivarla. Il prossimo anno acquisterò magari delle piantine nuove, non so se le metterò in questo pezzo di terreno, perché non so neanche se sarà un pezzo di terra in cui continuerò a coltivare delle piante, perché effettivamente rimane molto lontano dalle cisterne dell'acqua, e quindi per venire a bagnare qui è sempre un po' un problema, perché si fa anche un po' di fatica. Anche tramite i tubi non riesco a bagnare, perché le cisterne sono un po' più basse rispetto a questa parte del giardino come terreno, e quindi automaticamente l'acqua fatica ad arrivare fin qui per poter bagnare le piante, e quindi magari questa parte qui verrà utilizzata semplicemente come prato, dove passare poi col decespugliatore, e soprattutto creare un pochettino di spazi un po' aperti, perché effettivamente con la mia indole di accumulatore seriale di piante questo giardino l'ho proprio riempito tantissimo. Quando si passa il decespugliatore bisogna proprio fare le gincane tra una pianta e l'altra, cosa che Giorgio non apprezza assolutamente. Invece io adoro un pochettino questo, perché effettivamente quando noi facciamo i lavori col decespugliatore, che può essere veramente tanto noioso se abbiamo un prato enorme di erba da dover decespugliare, quando troviamo in mezzo qualche pianta, innanzitutto ci crea un attimo di distrazione e quindi interrompe un po' questa noia, perché passiamo intorno alla pianta e poi dopo la pianta risulta anche più bella con dell'erba tagliata bene. E c'è anche da dire che però Giorgio gradisce di più tagliare l'erba, quando mi dà una mano qua in giardino nel taglio dell'erba, tagliare in queste zone in cui non c'è nessuna pianta, quindi dedicarsi a quella parte facendola bene. Io invece sono un pochettino più che adoro trovarmi qualcosa, qualche ostacolo davanti, proprio per interrompere questo ciclo della noia quando si decespuglia il giardino, perché qui ci sono un 2 orette e qualcosa di decespugliatore, e quindi mi piace interrompere ogni tanto e incontrare qualche fiore, qualche pianta, rispetto a Giorgio invece che gradisce questo prato immenso dove tagliare l'erba col decespugliatore, e che io trovo sempre di una noia mortale, perché c'è solo erba da tagliare e basta. E in più in un prato molto grande in cui c'è solo erba da tagliare col decespugliatore, siccome noi qui non possiamo usare la macchinetta perché ci sono sassi ed altro, bisogna cercare poi di fare proprio un lavoro ben fatto, perché altrimenti poi il prato sappiamo che col decespugliatore non viene tagliato sempre benissimo, perché il decespugliatore tende, appena lo si inclina un attimino, di sollevare anche un po' la terra, quindi non è mai un bellissimo prato. E allora, sistemando qualche pianta all'interno, in mezzo a questo prato, si creano delle zone in cui si distrae un po' l'occhio da ciò che il decespugliatore crea col taglio dell'erba sul terreno, perché solleva magari delle piccole zolle, ci sono delle zone che rimangono senza erba, e quindi non è proprio un qualcosa di meraviglioso come un prato tagliato con un tosaerba che rimane veramente tutto verde e ben tagliato. Ogni tanto passo qui in serra a raccogliere ancora dei pomodori, perché ci sono dei pomodori che si stanno sviluppando, anche abbastanza grossi. Diciamo che un buon sviluppo l'hanno avuto poi praticamente da metà agosto in poi,
perché fino ad agosto i pomodori hanno faticato un pochettino a crescere. I frutti di questo pomodoro ciliegino sono anche molto buoni, qui ci sono dei pomodori più grossi da raccogliere e il sapore è veramente favoloso. C'è da dire che questo è stato il primo anno di sperimentazione con la serra, non ho mai avuto una serra a tunnel in giardino dove coltivare le piante. E che cosa ho notato? Ho notato che è una struttura che serve molto, perché proprio in una stagione magari fredda riesce a mantenere l'interno abbastanza caldo. Come potete vedere io la serra ancora non l'ho chiusa, avevo pensato di farlo, ma non so se effettivamente chiuderò questa serra. Probabilmente la chiuderò solo da quel lato, anche se mi spiace perché c'è la canna indica fantastica che sta sviluppando sempre i suoi fiori, e quindi facendo i lavori nell'orto e girandosi in quella direzione c'è questo spettacolo. Però pensavo di chiuderlo magari soltanto lì. Questo perché? Perché un mio amico mi ha fatto ragionare su una cosa. Lui ha una serra in giardino a tunnel che è stata chiusa e quindi coltiva all'interno per anticipare, per avere anche qualcosa, le coltivazioni, per avere qualcosa da raccogliere ancora magari in inverno. Però mi ha detto che effettivamente, anche se la serra a tunnel è chiusa, è vero, si anticipa di qualche settimana magari la messa a dimora delle piante e in inverno si può raccogliere ancora qualcosa perché si sta sviluppando, ma quello che mi ha fatto capire lui è che una serra di questo tipo chiusa completamente crea un calore poi anche durante la stagione primaverile, metà primavera e l'estate, molto molto forte. Logicamente si può aprire per lasciare arieggiare un po', ma il calore rimane sempre eccessivo se ha una chiusura, e quindi ha detto che lui deve bagnare sempre tantissimo in primavera ed estate le piante. Siccome io ho delle cisterne di raccolta dell'acqua, qui non ho un piccolo ruscellino che quando c'è un po' di acqua la prendo da lì, l'acqua che mi serve per le piante, oppure mi aiuto con l'acqua piovana, vorrei sempre cercare di bagnare il meno possibile, di utilizzare meno acqua possibile proprio per non esaurire le cisterne subito, per doverle poi di nuovo riempire. E quindi effettivamente se la serra mi darà poi questo problema estivo, una volta chiusa da entrambi i lati, di calore eccessivo, quindi aprirla per ventilare e fornire alle piante sempre una continua acqua, perché poi qua dentro non piove più, allora il tutto può essere problematico. Quindi siccome quest'anno la serra è andata così, nel senso che per via delle stagioni che sono state molto problematiche, per via della pioggia, per via che ci sono state anche tantissime lumache, per il fatto che insomma ci sono stati diversi problemi, diciamo che per quest'anno probabilmente la serra la lascerò così com'è, ovvero aperta magari dai due lati. Tanto all'interno della serra io ho già piantato dei cavoli, quello che si raccoglie poi in inverno più che altro sono le verze, il cavolo cappuccio e altro, e non posso riempire la serra di cavoli, perché sappiamo benissimo che il cavolo sistemato nella terra tende ad assorbire tutto l'azoto che c'è, perché è un grande divoratore di azoto, e quindi l'anno dopo bisognerebbe poi concimare effettivamente con dello stallatico pellettato, magari con del letame, per ridare alla terra poi di nuovo quel nutrimento che serve alle nuove coltivazioni. Infatti lui mi ha detto: metti tutti i cavoli, poi il prossimo anno metti letame, solo che questa è una cosa che io non volevo fare, volevo aiutarmi con il compost, concimare col compost, al limite con dello stallatico pellettato, magari per aiutare ancora un po' di più. Però non mi va di rivoluzionare il mio terreno aggiungendo grosse dosi di letame per preparare poi un terreno adatto alla coltivazione degli ortaggi il prossimo anno. Perché vuol dire smuovere molto le zolle, aprire proprio la terra, rivoltarle, mescolare tutta la terra con il letame, insomma come se io qua dentro dovessi passare con una fresa e rifarmi tutto il terreno. Siccome è stato concimato questo terreno con il compost e ho visto che comunque le piante si sono sviluppate bene, il prossimo anno aggiungerò compost, lo farò magari durante anche quest'inverno, continuando a toglierlo dalle compostiere, e lo aggiungerò di volta in volta nel terreno, smuovendo leggermente con una paletta in modo da interrarlo un po', senza esagerare. Questo per non provocare alla terra del mio orto dei traumi, entrando tanto all'interno del terreno e rivoltando le zolle, una cosa che non voglio fare, più che altro un qualcosa di superficiale. In più c'è anche da dire che, non avendo più le caprette e la pecora, c'è rimasta molta paglia, e quindi piuttosto apporterò
della paglia qui nell'orto che, decomponendosi, poi fornisce anche delle sostanze nutritive al terreno, e soprattutto quando non ci saranno poi pomodori ed altre piante, rimarranno delle zone vuote, il terreno verrà coperto, perché è sempre molto importante coprire il terreno e non lasciarlo esposto ad un calore eccessivo, a raggi del sole, perché creano poi dei problemi alla terra. Se noi osserviamo un terreno naturale, in natura, un terreno viene sempre colonizzato dalle piante, viene sempre ricoperto, e io ricordo sempre che è un po' come il cuoio capelluto. Una persona che sta sotto il sole e questa persona ha tantissimi capelli non ha nessun problema al cuoio capelluto, diciamo. Una persona che che ha perso i capelli sotto il sole tende a scottarsi il cuoio capelluto, la testa, e quindi questo ci fa capire che la terra è anche così, nel senso si scotta se non ha un manto erboso che la mantiene un po' protetta. Come potete vedere, anche il glicine bianco, questa bellissima pianta che fa queste fioriture bianche appese, che sono veramente una meraviglia, ha colonizzato proprio il gazebo. Io sto cercando di controllarlo sempre, perché il glicine è una pianta che quando poi incontra delle superfici tende ad attorcigliarsi e riesce anche a piegare il ferro. La struttura di questo gazebo è in ferro, però non è molto, diciamo che più in lamiera, e quindi facilmente deformabile dalla potenza del glicine. Cosa farò io? Aspetterò l'inverno, quando la pianta sarà a riposo, e provvederò poi a fare un ordine un po' sui suoi rami, cercando di guidarli sempre su dei fili che io ho sistemato apposta, proprio per evitare che la pianta si attorcigli attorno alla struttura. Come potete vedere è entrata in tutti i modi all'interno del tetto del gazebo, e dovrò fare poi delle potature e riordinarlo un attimo. Magari poi farò un video dedicato a questo, proprio per cercare di capire come sistemare un glicine che si è arrampicato sul gazebo, e magari, perché no, magari parlare anche della sua potatura. Il banano è stato danneggiato da questo vento fortissimo che è arrivato negli ultimi giorni, ha danneggiato le sue foglie. Adesso pian piano il banano sarà sempre un po' esteticamente bruttino, perché a parte le foglie danneggiate dal vento cominceranno poi le foglie pian piano a patire anche l'abbassamento delle temperature, e andrà poi anche lui in questa sorta di riposo invernale. Quello che volevo fare quest'anno, siccome questo banano che ha 20 anni qua in giardino ha colonizzato quest'area producendo un'ombra troppo fitta, all'interno ho messo delle piante che vogliono l'ombra, ma l'ombra è diventata veramente molto molto fitta, probabilmente farò un'eliminazione di molti fusti per lasciare solo qualche pianta. Vediamo se sarà un qualcosa di drastico o lascerò che il tutto poi il prossimo anno si ripresenti abbastanza imponente. Vediamo, perché il banano comunque, come ho detto anche in un video di appuntamenti in giardino di 2 anni fa se non sbaglio, il banano è una pianta che non si sviluppa molto, che non colonizza tantissimo in velocità, ma più che altro tende a creare poi degli raggruppamenti molto fitti in cui all'interno poi non passa veramente più la luce. Io là dentro ci ho messo anche una idrangela aspera sargentiana, proprio perché è una pianta che gradisce una mezz'ombra, ma effettivamente nell'ultimo periodo questa pianta è totalmente al buio perché non riesce più a trovare uno spazio di luce, e quindi dopo tanti anni dovrò poi modificare un pochettino anche la crescita di questo banano, che poi nel tempo, siccome un esemplare molto adulto, sono esemplari adulti, produrrà delle nuove piante. Io cercherò di guidare questa nuova produzione di piantine che spuntano dal terreno, magari nel suo spostarsi pian piano, solo che purtroppo da questa parte c'è il gazebo, da quella parte c'è l'orto con la serra, da questa parte c'è il glicine, da quella parte ci sono le rose, e quindi effettivamente molta strada da fare non ce l'ha, perché altrimenti finirebbe su una di queste cose. Comunque prossima primavera poi vedrò come sistemare un pochettino, e magari lo farò parlandone con voi, facendovi vedere che cosa farò nel canale Appuntamento in Giardino. Io direi che adesso, vedete, questi sono un po' i lavori che volevo fare in questa stagione che è cominciata, e che veramente fa respirare molto proprio l'arrivo proprio di questo autunno bellissimo. Adesso io direi di muoverci verso andare nel bosco, magari a osservare un po' la fotocamerina, se ha catturato la fototrappola, se ha catturato magari qualche animaletto. Non so se riuscirò a farvi vedere qualche immagine, comunque era più per parlarvi anche del posizionamento di una fototrappola nel nostro giardino, perché richiede alcune cose molto particolari, ma ne parliamo tra un po' quando scenderò giù nel bosco.
Eccomi qua nell'area dove ho sistemato la fototrappola. Ricordo sempre che quando sistemiamo delle fototrappole, soprattutto al di fuori dei confini della nostra abitazione, dobbiamo sempre mettere un cartello di area videosorvegliata, perché altrimenti rischiamo una multa. Questi sono strumenti che si possono mettere per catturare gli animali, ma facciamo sempre molta attenzione perché sono regolamentate per legge e quindi bisogna sempre avvisare che c'è una telecamera o qualcosa che videosorveglia la zona, anche se vogliamo semplicemente catturare degli animali con le immagini. Questa è una zona del mio bosco, questo è ancora proprietà mia, io arrivo fino al fiume, quindi tutta questa parte di bosco non vi ho mai portato in questo punto qui del bosco di appuntamenti in giardino. Stamattina c'è questa luce meravigliosa e in più è una zona molto selvaggia perché non abbiamo mai fatto lavori di manutenzione, il vicino ogni tanto è venuto a tagliare delle piante. Effettivamente è una zona molto selvaggia, si possono osservare degli animali, così ho deciso di sistemare la fototrappola proprio perché volevo vedere se questi lupi che hanno ucciso le nostre pecore e caprette girano ancora in questa zona. Quindi adesso proverò ad aprirla per vedere se ha filmato un qualcosa. Ieri sono venuto e non aveva filmato nulla, non c'è stato passaggio di nessun animale. È stata impostata dalle 8 di sera fino a circa le 8 o le 9 del mattino e vediamo se ha catturato qualcosa. I video non posso farvi rivedere, più che altro guarderò io se c'è un qualcosa. Se avrà filmato poi nel corso dei giorni diversi animali, piuttosto farò un video di appuntamento in giardino come avevo fatto l'anno scorso, se non sbaglio 2 anni fa, con questa piccola serie di animali del bosco filmati con la telecamerina. Vediamo che cosa, se ha filmato più che altro un qualcosa stanotte, se c'è stato passaggio di animali. Allora vado ad aprire la fototrappola che in queste ore è spenta. Vediamo un po'. E sono fortunato se è riuscita a catturare qualcosina. Allora mi sa di no, perché non ha filmato praticamente nulla, perché non c'è nessun video, perché segnala all'interno dello schermo 1, 2, 3 in base ai video. Se io vado su replay, niente, purtroppo non ho nessun filmato, quindi al momento io questa fototrappola la lascerò ancora qui per cercare di catturare un qualcosa poi di passaggio poi di notte qua nel bosco. Quando noi usiamo queste telecamerine, queste fototrappole, quando poi inseriamo, spostiamo il pulsante, almeno in questo modello, spostiamo il pulsante su on, lei praticamente parte, si mette in modalità poi di filmato, pronta a partire nell'orario di programmazione. Quindi io farò in questo modo, si prepara, mi dà 5, 4, 3, 2, 1, io devo averla già fissata. In questo modo, con la programmazione fatta sull'orario, lei adesso è pronta qui e alle 8 di stasera, adesso non mi ricordo bene, partirà, si metterà proprio in modalità filmato. Appena arriverà qualcosa ad una certa distanza, lei partirà a filmare. Appena l'animale andrà via, smetterà di filmare e in questo modo non c'è questo filmato continuo di tutta la notte, ma farà tutta questa serie di filmati. Spero che qualche animaletto si piazzi proprio davanti alla fototrappola, magari brucando un po' di erba, muovendosi un po', in modo da avere anche un filmato di qualche minuto, magari sarebbe veramente bello. Bene, concludo qui questo video di appuntamento in giardino, in questa parte del bosco, che è una continuazione del mio giardino. Qui è praticamente è bosco, proprio con questa luce, con questa bellissima luce della mattina di questo autunno che è appena cominciato. E ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Questa meravigliosa atmosfera autunnale a me veramente riempie proprio il cuore di gioia, perché è proprio un momento della stagione, di questa stagione bellissimo, proprio quando parte l'autunno e pian piano ci accompagna nella trasformazione dei colori delle nostre piante. In più questa è anche una stagione in cui si può andare a funghi per raccogliere magari qualche bel porcino da portarci in tavola. Io sono abbastanza sfortunato negli ultimi anni con la raccolta dei porcini, perché non ne trovo tantissimi, nonostante tanti anni fa ero veramente diventato, avevo un occhio incredibile
per questo tipo di funghi. Se mai mi recherò in un bosco e troverò qualcosa, magari farò un video di appuntamento in giardino dedicato proprio ai funghi e alla raccolta dei funghi, perché su questo argomento c'è veramente tanto ma tanto da dire. Ciao a tutti e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao e grazie.